Oggi è il 31 di dicembre e, come di consueto per me, da qualche anno a questa parte, tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo io trapianto gli alberi. Non lo so perché è iniziata questa usanza, mi ci trovo bene, cerco le giornate migliori, quelle un pochino più miti come questa, è freddo ma non freddissimo, il terreno è in tempera, è umido ma non bagnato, non è neanche ghiacciato e quindi insomma finisco sempre verso la fine dell'anno. In questo video vi faccio vedere il trapianto di 3 alberi da frutto. Sono nel pollaio, nell'aia esterna, ed è ciò che volevo da molto tempo, perché voglio provare a fare 2 cose: ombreggiare loro quando le piante saranno più grandi e farle concimare in automatico da loro. Quindi chiudo il cerchio e vediamo cosa viene fuori. Ho fatto una sorta di inzaffardatura, vi lascio qui la copertina del video, però l'ho fatta a modo mio, dopo ve ne parlo. Qui ho del compost, quello che utilizzo io nell'orto, acquistato dalla fungaia, dell'humus in lombrico e dello stallatico pellettato. Ci vediamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, io sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Dopo vi faccio gli auguri per l'inizio dell'anno. Tanto se riesco a questo video lo pubblicherò questa sera. Quindi vi spiego brevemente cosa ho qui a disposizione. Ho del compost di fungaia, lo acquisto da una fungaia ogni 2-3 anni, ci faccio tutto l'orto in modalità no dig e lo utilizzerò quest'anno anche per gli alberi da frutto. È un compost eccezionale, è un compost che non va più bene per i funghi, lo vendono per l'orto e mi sono accorto in questi ultimi 3-4 anni che lo utilizzo che è veramente ottimo. Poi abbiamo qui l'humus in lombrico della Biotica. Avevo collaborato con loro lo scorso anno, mi ero trovato di un bene, avevo fatto tutto il semenzaio, avevo fatto l'orto estivo, mi era avanzato qualche sacco, insomma lo utilizzo adesso per gli alberi da frutto e ho qui un po' di stallatico pellettato, di quello classico che si trova in commercio. Vi parlo brevemente dell'inzaffardatura, come l'ho fatta. Allora, l'inzaffardatura è una tecnica antica, si utilizza soprattutto, anzi quasi esclusivamente, con gli alberi da frutto a radice nuda. Breve excursus: gli alberi da frutto si dividono sostanzialmente, quando li acquistate, in vaso e a radice nuda. Vengono venduti così, guardate, ne tiro fuori uno, proprio radice nuda, ci sono le radici, vanno trapiantati quasi subito, li troverete nei centri commerciali, nei vivai, dentro un sacco di colore di solito giallo, rosso, quello che è, con dentro la sua torba, e poverini soffrono tantissimo perché hanno poca acqua. Io allora cosa faccio? Li metto in un secchio per 2-3 giorni, questa volta mi sono allungato un po' perché non potevo prima, ho messo la loro torba, ho messo dell'humus in lombrico liquido, quindi ho mischiato il tutto, e una manciata di stallatico pellettato. Si trapiantano in inverno perché hanno il tempo, così fino alla primavera, di radicare, se abbiamo fortuna di mettere su radici, insomma, e di crescere tranquillamente. Sono un po' più lenti a partire rispetto agli altri, ma quando partono poi vanno bene. L'importante, ecco, vedete, è trovare il punto di innesto. Mi avvicino. Il punto di innesto in questo caso è qua, quindi io mi devo tenere un pochino sotto, lasciare il punto di innesto libero fuori dal terreno, perché altrimenti l'alberello marcisce. Ho scavato la buca, loro hanno capito che dentro ci sono i lombrichi e non hanno capito più niente. Quindi adesso piano piano quello che farò sarà di prendere le misure per far uscire l'albero dal terreno, lasciando fuori appunto il punto di innesto. Gli anni scorsi mettevo un fondo di stallatico pellettato, quest'anno farò un po' diversamente, metterò del compost mio. La buca è molto ampia, siamo a circa 50 cm buoni. Tenete conto che io devo mettere questo alberello qui così, quindi continuo a mettere un po' del mio compost. Per il trapianto degli alberi da frutto ci vanno dai 2 ai 4 kg di humus in lombrico. Ora qui andiamo ad occhio. Se non lo conoscete, è il prodotto della deiezione, della digestione dei lombrichi su materia organica, quindi è un terriccio purissimo, inodore. Qui abbiamo un susino. Visto che sono in pendenza, qui farò una conca, lascerò una conca in modo tale da raccogliere l'acqua piovana. Mischio un po' anche del suo terreno, che è molto più argilloso e mi serve per dare sostegno alla pianta, perché qui ho molto vento.
Tolgo le radici che non vanno bene. A questo punto aggiungo un po' di stallatico pellettato. Anche qui vado a occhio, io di solito ne davo molto di più, ma adesso avendo già messo altra sostanza organica ne do di meno, insomma. Ecco, adesso a questo punto lo si mette dritto e si preme col piede per togliere le sacche d'aria e per dargli stabilità. Ora hummus. Compost. La fase di trapianto non è finita, Allora ho lasciato un piccolo solco, dopo ve lo faccio vedere. Dobbiamo mettere poi un sostegno. Io avevo solo queste canne di plastica, qualcosa di robusto perché ho anche le canne, quelle naturali, ma ormai durano poco. E quindi questo adesso lo leghiamo in un paio di punti per tenerlo così. Se avete molto vento vi consiglio di fare la capanna come quella degli indiani con 3 pali che si incrociano e a quel punto siete sicuri. Io qui vento ne ho, ma ho visto che riesco a reggere con questa soluzione. Potrei usare dello spago, ma sugli alberi per i sostegni mi trovo meglio con questi in plastica perché tirano un po' di più, sono più elastici. Lo faccio doppio e tra l'albero e il palo lascio circa un dito. Dobbiamo poi mettere la pacciamatura e innaffiare. È indifferente, uno o l'altro prima è uguale. Io di solito do prima un po' d'acqua, poca perché il terreno è già umido, veramente poca. Dopodiché la pacciamatura in inverno è vitale perché dobbiamo proteggere dal freddo, dal gelo, il pane di terra e le radici che ci sono sotto. Tutto, avete fatto un casino qua, dai. Oh, va. Il risultato finale, come vedete, è molto semplice. Lui è ancorato al suo palo, ha lo spazio sotto per poter sviluppare le radici. Speriamo, ora sarà fermo ovviamente, ma speriamo che in primavera lui possa prendere il via. Non è detto che tutti attecchiscano, c'è un buon tasso di mortalità di questi alberelli qua, però d'altronde quelli in vaso anche hanno un costo che è più del doppio e non è detto, non danno garanzie, allora a questo punto è meglio provare questo, perché queste quando prendono poi partono bene. Su queste immagini io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, volevo farvi i miei migliori auguri di una buona fine, un buon inizio dell'anno, cercate di passarla bene, cercate di passarla come meglio desiderate. Volevo chiudere con una citazione, se mi permettete, c'è questa frase di una sua canzone che è eccezionale, mi viene in mente ogni volta che trapianto un albero. Roberto Vecchioni in una sua canzone dice: riguardo alla vita, non è il mio caso, però la mano sul fuoco non ce la può mettere nessuno. Lui dice in una canzone: la vita è così forte che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Questa è poesia. E va bene, su questa citazione io vi saluto, vi faccio i miei migliori auguri di passarvela bene e di avere un anno migliore di quello che è passato nel limite del possibile. Buona giornata a tutti voi.